Il buongiorno di oggi è un buongiorno particolare. Nel 45° anniversario dell'incoronazione del quadro della Madonna di Pompei da parte di Paolo VI a Roma, il 23 aprile del 1965. Il buongiorno oggi è una lettera a Papa Francesco. Caro Papa Francesco, sono un ex alunno dell'Istituto Bartolo Longo di Pompei, oggi medico a Maiuri in Costiera Amalfitana. Sono entrato nell'Istituto Bartolo Longo di Pompei all'età di 5 anni, a seguito della morte di mia madre, e all'epoca eravamo 4 marmocchi, il più grande di quasi 8 anni, il più piccolo non aveva ancora compiuto 2 anni. E come spesso accade in questi casi, la pietà popolare trova sempre ascolto in paradiso, e qualche angelo si sarà mosso per farci arrivare tutti e 4 a Pompei. L'impatto non fu facile. I miei numerosi compagni provenivano da ogni parte d'Italia, con un comune multiplo, cioè la sofferenza per la mancanza di quello che ad altri era concesso, l'affetto dei genitori, purtroppo morti o in carcere. Accomunati nel dolore, ci affratellammo a tal punto che quando qualcuno provava a dividerci, chiedendoci sei orfano o figlio di carcerato, la risposta per noi era tutti uguale: sono un figlio di carcerato. Ci sentivamo così uniti che quando facevamo le preghiere per i nostri genitori, quelli che avevano i genitori morti pregavano per i genitori carcerati dei compagni e per le guardie, perché non li trattassero troppo male. I nostri formatori erano i fratelli delle scuole cristiane. Un giorno, fratel Reginaldo, una persona per noi bravissima, buonissima, particolarmente paterno, mi chiese: vorresti diventare fratello delle scuole cristiane? La mia risposta fu immediata: no, ma quella sua tenera espressione, un po' rattristata, mi rammaricai anch'io e per mitigare aggiunsi: piuttosto mi farei prete. Lui si rincuorò e mi propose di parlare col cappellano la mattina seguente dopo la messa. Non volevo rischiare di addolorarlo di nuovo e quindi accettai. Ero davvero felice di quella conversazione dopo la messa, ma soprattutto perché evitavo le odiose pulizie del cortile che altrimenti avrei dovuto fare con la mia squadra come ogni mattina. Ma dopo un mese finì la pacchia. Don Enrico il cappellano ritenne di avermi istruito abbastanza e mi prospettò di partecipare a una selezione per aspiranti seminaristi presso il Pontificio Santuario Seminario di Pompei. Io pensavo che non avrei superato tale selezione e neanche mi importava molto. Quando mi arrivò la cartolina di invito al seminario fui felice, ma anche molto triste, perché avrei dovuto lasciare i miei compagni. In seminario stavo benissimo, mi sembrava di essere arrivato in paradiso per le condizioni molto diverse rispetto al collegio, ma quando in santuario mi capitava di rivedere i miei ex compagni, mi sentivo in colpa per la mia condizione privilegiata. I miei studi progredivano con profitto e anche la mia preghiera, che facevo particolarmente per i miei compagni, i loro genitori in carcere, e pensavo così di pacificare il rimorso per averli abbandonati. Il mio cuore però era sempre lì, fra i miei compagni. Fu così che poi, continuando gli studi, mi ritrovai al seminario maggiore a Napoli. Lì il buon Dio mi ha fatto un grande dono e ho avuto quale mio precettore Monsignor Bruno Forte, oggi arcivescovo di Chieti Vasto, che mi incantava per la sua incessante e gioiosa preghiera. Quanta pace nel mio cuore, quanta pazienza ha dovuto mettere in campo lui per un ragazzo discolo come ero io, insomma uno spiziotto. Forse ero un po' troppo discolo, ma pian piano capii che la mia inclinazione non era quella di farmi prete, era piuttosto incline all'aspetto sociale. E così sono uscito dal seminario,
ho terminato i miei studi classici ad Amalfi e ho iniziato un percorso di formazione in medicina presso l'Università di Napoli, da cui poi è la mia attività professionale di oggi. Ritornavo spesso a Pompei, culla della mia formazione umana e spirituale, e fu grande poi la mia gioia quando fu nominato vescovo di Pompei Monsignor Tommaso Caputo, una guida di preghiera che avevo già avuto quando ero al liceo, al seminario di Capodimonte a Napoli. Al suo arrivo Monsignor Caputo trovò un docufilm che noi avevamo realizzato insieme agli ex alunni, il TV Movie Bartolo Longo, il Rosario e la Carità. E una sua prima azione fu quella di accompagnare questo film che stavamo proiettando nelle carceri di Secondigliano con una lettera pastorale. Ho ancora nel cuore quella lettera pastorale di saluto ai detenuti del carcere di Secondigliano di Napoli nel dicembre del 2013. Essi furono veramente commossi e conclusero con una dolce preghiera alla Madonna al termine del film. Da allora il mio impegno è senza sosta, confortato anche dal sostegno di Sua Eccellenza Monsignor Caputo, di diffondere la conoscenza, il pensiero, la spiritualità di Bartolo Longo, dell'uomo della Madonna, l'avvocato degli orfani di legge, come lui chiamava a definire noi figli dei carcerati, nel suo voto di cuore. Un appello alla carità, alla giustizia per i bambini innocenti, da sottrarre all'emarginazione anticamera del triste destino nefasto dei genitori. Noi siamo i ragazzi di Bartolo Longo, i figli di carcerati, cresciuti all'ombra del santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei. Santo Padre, la sua particolare attenzione ai carcerati, espressa nella Via Crucis dello scorso Venerdì Santo, ci ha profondamente toccati. Umilmente veniamo a chiedere, Santo Padre, in questo giorno, anniversario dell'incoronazione del quadro della Madonna di Pompei, avvenuta il 23 aprile 1965, ad opera del pontefice Paolo VI, la supplichiamo, annunci alla supplica dell'8 maggio l'imminente proclamazione a santo del nostro Beato Bartolo Longo. Crediamo, Santo Padre, che se si richiede un miracolo per proclamare la santità, forse quel miracolo c'è già stato. Il miracolo non è un tumore spiegabilmente guarito, ma è la fede, la carità che Bartolo Longo ha acceso nei cuori delle persone e che hanno permesso da oltre 100 anni a tanti ragazzi come noi, figli di carcerati, di formarsi nella carità e nella preghiera e di essere uomini affermati non solo per le capacità, ma soprattutto nella carità e sotto le ali protettrici della Beata Vergine del Rosario, venerata nel santuario. Tanti e tanti ragazzi come noi sono stati sottratti dal triste destino dei genitori e siamo diventati occasione di redenzione anche per i nostri genitori in carcere. Le voglio trasmettere qui la testimonianza di 2 ragazzi, ormai tutti adulti, i fratelli Pasquale e Salvatore Sideri, che vivono a Torino, promotori di attività sociali e zelatori del santuario di Pompei. Essi aspettavano con ansia la scarcerazione del padre, ma quando ciò avvenne la loro felicità durò poco, perché la faida nemica ne ordinò la morte. Essi si misero allora alla ricerca degli assassini e, trovatili, hanno loro chiesto perdono per il male che il padre aveva fatto agli altri. E non solo li hanno perdonati, ma per loro pregano ogni giorno affinché trovino il coraggio di cambiare vita. Il giorno della canonizzazione, Santo Padre, per noi sarà un giorno speciale, il più
importante e bel giorno della nostra vita, un giorno in cui noi, gli ospiziotti dell'Istituto Bartolo Longo, orfani o figli di carcerati, piccoli che sono ancora a Pompei, adulti che siamo noi inseriti orgogliosamente nel contesto civile, saremo idealmente uniti in un pensiero di gratitudine rivolto alla Madonna ma anche a lei, perché il nostro santo Bartolo Longo sia glorificato, sia presentato al mondo per il suo grande impegno di fede e carità. Grazie Santo Padre per il tempo che ha dedicato ad ascoltarmi in questa mia lettera.